noi siamo al mare, ma non siamo solo in vacanza, camminiamo per voi e quindi iscrivetevi al canale, dai che è anche gratuito. Buongiorno, dai Sei già in cammino! Cesare e Giulia. Oggi inquadrato sono io, perché siamo qui per l'unboxing delle mie nuove scarpe da cammino. Dopo quelle di Giulia, ora finalmente anche le mie, perché le mie vecchie Olang sono arrivate a fine carriera dopo più di 1500 km. La tomaia è ancora in buono stato, ma la suola in Vibram è praticamente liscia, è come un tavolo da biliardo diventata. E dopo tante ricerche mi sono orientato su questo modello, le Merrell Moab 2 GTX. Faccio vedere, eccole qua. Oh, eccole qui. Sono un modello con la suola in Vibram, perché non lo nascondo, sono un fan del Vibram, sin dai miei primi scarponi da montagna, e con una fodera impermeabile in Gore-Tex, per cui questo tecnicamente le fa classificare come scarpe adatte anche all'inverno, però in realtà si possono usare anche d'estate. Io ho sempre usato scarpe Gore-Tex in estate e non ho mai avuto problemi, non mi si è mai lessato il piede, perché comunque il Gore-Tex è traspirante. Solo che oltre ad essere traspirante è anche diciamo, a prova d'acqua, per cui la mattina noi partiamo spesso la mattina presto, cammini magari su un argine erboso, in sentieri invasi da vegetazione e sono tutti bagnati dalla rugiada anche d'estate, anche d'agosto ci è capitato sulla Francigena mm, mi è capitato sempre sulla Francigena, nella tratta da Nicorvo a Garlasco, e siamo passati per la Francigena per passare in un viottolo tra i campi dove non veniva fatta manutenzione, c'era l'erba alta fino al polpaccio, per cui tutti bagnati da rugiada ed era agosto. Per cui ho scelto per forza di cose un modello con la membrana in Gore-Tex. In realtà ho provato anche le Moab 2 Ventilator, che sono lo stesso modello, solo senza membrana in Gore-Tex, per cui sono un pochino più leggere, sono anche un po' più confortevoli come calzata, però sono assolutamente non a prova d'acqua, per cui passi dove c'è l'acqua, ti bagni la scarpa e ti bagni la calza. Ok, c'è chi dice basta portarsi delle calze di ricambio, ma se bagnate troppo la scarpa, anche fermandosi e cambiando la calza, se la scarpa è comunque bagnata, dopo 10 minuti anche la calza pulita è di nuovo bagnata, per cui siamo punto a capo. Allora io preferisco il Gore-Tex. Parliamo di questa scarpa. Allora, pesa 472 grammi, mi sembra. Non l'avevo segnato. No, 447 grammi, invece era un 7. Pesa 447 grammi, per cui è una scarpa abbastanza solida. E allora, la suola, abbiamo detto, è in Vibram, è il TC5 Plus, per cui ha un ottimo grip, un'ottima presa sui terreni. E in più ha dei tacchetti da 5 mm lungo tutta la scarpa, per poter avere una presa migliore in ogni situazione. Per cui abbiamo già una mezza idea di dove testarle per metterle veramente alla prova, magari poi dopo nel proseguo del video lo vedrete. L'intersuola, abbiamo l'intersuola in Eva, e in più nel tallone c'è anche un cuscinetto d'aria del brevettato della Merrell. La tomaia è completamente in sintetico, e queste bande sono in pelle sintetica, scamosciata. In realtà non è molto scamosciata, però la dicitura è suede, per cui. E queste bande che sono state aggiunte lateralmente servono per dare un rinforzo alla tomaia, dare un rinforzo e garantire maggior diciamo, durata alla tomaia. Poi ci sono le parti, quelle un po' più morbide, più traspiranti. Allora in punta abbiamo comunque il puntalino in T+, diciamo, per attutire diciamo, i colpi magari contro i sassi, contro altre asperità del terreno, perché può capitarvi. Il drop mi sembra che sia abbastanza limitato, però comunque non sono scarpe da corsa, per cui non è che sia così importante il drop. L'ammortizzazione comunque c'è. C'è una nuova, eh, c'è una nuova soletta 3D Contour che dovrebbe avvolgere meglio il piede e essere più confortevole,
e poi ho visto che c'è integrato nella soletta c'è un altro cuscinettino proprio qui in corrispondenza del tallone, per cui dovrebbe attutire meglio gli impatti sul tallone, anche se sono scarpe che comunque si usano normalmente più sulla parte dell'avampiede che sulla parte del tallone. La linguetta è una cosa molto importante quando si tratta di impermeabilità. No, non è fatto di luminosa, il fatto è che la linguetta è cucita anche lateralmente, per cui tiene fuori, non so se si riesce a vedere, per cui tiene fuori lo sporco, detriti e gocciolini d'acqua che dovessero depositarsi sopra la scarpa. Allora, la costruzione di questa scarpa mi sembra veramente buona, come qualità delle cuciture. Poi sì, sono tutti questi profili in rilievo che devono servire a attutire eventuali colpi laterali. Mi devo avvicinare? Sì, se no non si vedono. Diciamo queste parti in rilievo devono attutire eventuali colpi laterali che dovreste prendere magari se il sentiero è un po' stretto, oppure quei sentieri scavati dall'acqua che sono a V, che fate fatica a mettere un piede davanti all'altro, prendete dentro lateralmente in radici sporgenti o in sassi, perché questo deve attutire. Poi ha una bella, diciamo, come dice Giulia, è morbidosa, la linguetta è morbidosa. L'allacciatura penso che sia standard, sì, non c'è nessuna allacciatura particolare, non c'è l'allacciatura veloce, però va bene anche così. Per cui, vediamo, allora, non sono flessibilissime, però non sono neanche rigide come uno scarpone. Tra l'altro MOB, l'acronimo di MOB è Mother of All Boots, con molta umiltà l'hanno chiamata madre di tutti gli scarponi. Vedremo se sarà veramente la mamma o no. Vedremo alla prova dei fatti se così sarà. Un ultimo diciamo, accenno alle taglie. Allora, come ho detto prima, ho provato sia le Ventilator che queste, che poi ho scelto. E ecco, io come taglia di piede ho un 42 abbondante, diciamo, non arrivo al 43, ma è un pochino più ampio del 42. E di questi modelli il 42,5 non c'è. E allora le Ventilator le ho trovate molto confortevoli già col 42, mentre queste, le GTX, col 42 non è che non fossero confortevoli, però sentivo il piede un po' costretto, per cui contando che le userò per i cammini, e quando noi camminiamo, allora, quando sono tappe corte sono 25 km, normalmente stiamo sui 30, però siamo arrivati anche a 40, sulla Postumio sono arrivato a 42 km senza grossi problemi, e per cui 42 km, dopo 42 km, già verso i 30 il piede comincia un po' a gonfiarsi, e per cui se già la scarpa non è confortevolissima e il piede è già un po' costretto in partenza, dopo 30 km probabilmente diventa veramente problematico e fastidioso camminarci. Niente, non resta che testarle nell'ambiente ideale. Quale sarà? Lo scoprirete prestissimo. Eccoci qui per provare le scarpe. Quale posto migliore per testare le scarpe che una via di San Damagno tutta infangata? Vediamo come andrà. In cammino. Per adesso è sì infangato, ma è tutto ghiacciato, per cui non ci sono grosse difficoltà. No, stanno completando bene, stanno filtrando bene le asperità del terreno, che siamo saliti sui sassi e la suola ha attutito bene senza essere troppo rigida, insomma non è rigida come quella degli scarponi. Allora siamo passati nell'erba bagnata e non è filtrato assolutamente nulla. Tra l'altro questo è un altro cammino, questo è il cammino di San Jacopo in Toscana, perché durante il cammino dove ho iniziato a testare le scarpe c'è la via di Carlo Magno e eravamo in un tratto siccitoso. Io cercavo posti con acqua dove mettere alla prova il Gore-Tex, non ne ho trovati. Qua siamo in Toscana, le stiamo testando anche nel fango, più difficile. Qui hanno arato il sentiero, non siamo persi, siamo sul sentiero giusto, sulla traccia del cammino di San Jacopo. La pozzanga per liberare la scarpa un po' dal fango e testare l'impermeabilità della membrana. Direi per ora tutto ok.
No, è stato un brutto momento, un chilometro di fango cedevole. In conclusione, dopo aver utilizzata per una sessantina di chilometri, di cui 35 in un'unica uscita, posso dire che è un'ottima scarpa da trekking e da cammino, che offre una calzata confortevole se viene scelta nella giusta misura, offre un'ottima ammortizzazione del tallone, il prezzo non è eccessivo, è possibile trovarla magari in saldo, in sconto, a un prezzo inferiore ai 100 euro, ha una buona qualità costruttiva e anche dei materiali, e poi è molto facile da pulire, basta metterla sotto l'acqua con un minimo di attenzione, ovvio, non per non farla entrare direttamente dentro, ma anche per pulire la tomaia nella parte superiore non c'è nessun problema a mettere direttamente sotto il getto dell'acqua. Per cui ora 60 km non sono tantissimi, però fino ad ora non ho trovato grosse pecche. Forse il fatto che le stringhe non sono quelle piatte ma sono quelle tubolari a volte insomma, si slacciano facilmente, per cui tocca ricorrere magari al doppio nodo, però sono proprio minuzie, poi uno al limite può comunque può cambiare stringhe o può optare per delle stringhe piatte.